Ciao a tutti gli amici avventurieri, ben ritrovati, sono Cristina. Oggi vi racconterò come abbiamo montato i pannelli del nostro Romeo. Si tratta di un passaggio fondamentale per la costruzione di un Expedition Track, sono le mura di casa nostra e ci avete mandato diverse email, ci avete fatto molte domande sulla colla, sui pannelli, sui passaggi, diverse cosine e pensiamo possa essere utile dedicare questo video e spero di riuscire a rispondere a tutte le vostre domande. Inizio con una rapida panoramica dei materiali e degli strumenti necessari per il montaggio dei pannelli. Guanti e protezioni varie, perché di sicuro non vogliamo farci male, la fresatrice a taglio verticale, utilissima, lo vedremo durante i video, per svasare gli angoli dei pannelli, le dime realizzate su misura, perché ognuno di noi ha le sue misure, finestre, porta e quant'altro, i morsetti per tenere bloccati sia le dime che i pannelli, la pistola elettrica con le batterie cariche di riserva. La Sika 252, che come sapete è un adesivo poliuretanico elastico monocomponente concepito appositamente per l'incollaggio di grossi assiemi nell'industria dei veicoli in sacchetti da 600 ml o in sacchetti adatti alla misura della pistola elettrica che avete scelto, acquistato o noleggiato, in un numero di sacchetti che avete in precedenza stimato. Il Sika Primer 206 G+P, che viene utilizzato per migliorare l'adesività su una varietà di substrati come il vetro, la vetroceramica, che è il nostro caso, oppure mani di fondo, superfici verniciate, alcuni tipi di plastica e metalli e via dicendo. Il Sika Activator 100, che è un promotore di adesione, un numero infinito di panni carta puliti, panni che non sfilacciano, è fondamentale. Il Sika Cleaner G+P, che è un detergente trasparente azzurro a base d'acqua che contiene alcol e si usa per la pulizia di vetro, plastica, comunque di tutti i substrati non porosi, e noi l'abbiamo utilizzato per la rimozione delle impronte digitali e per i residui della sporcizia in generale. Pennelli che non sfilaccino per la stesura del primer, che attenzione è nero, macchia e non si rimuove più. Le ventose professionali per lo spostamento e il montaggio delle grandi vetrate, i cavalletti resistenti sui quali andrete ad appoggiare i pannelli prima di incollarli alla vostra struttura. Tanta manodopera, qui gli amici sono preziosissimi, più ne avete meglio è. Una sega per legno, almeno un paio di scale stabili e che raggiungano una buona altezza, almeno uno, meglio se due, ponteggi mobili, uno scotch in carta per le rifiniture finali, il nastro della Sika Multi-Seal BT, che è un nastro sigillante autoadesivo costituito da nastro butilico rivestito da un foglio rinforzato di alluminio, un rullino in plastica rigida o in legno per stendere i nastri adesivi sulla superficie liscia e rigida come lo è la vetroresina. Guanti usa e getta, noi ci siamo trovati molto bene con quelli in vinile, però in questo caso è davvero molto soggettivo. Un buon numero di buste per raccogliere tutta la spazzatura che verrà generata e per concludere tanta pazienza. E con l'elenco abbiamo finito. Ora vi riporto in sequenza una serie di ispezioni di video che abbiamo fatto durante il montaggio dei pannelli, cercando di spiegarvi quali materiali abbiamo utilizzato e in quali passaggi. Come sapete, noi abbiamo realizzato la struttura quando ancora non eravamo in possesso di Romeo. Poi l'abbiamo posizionata sul pianale con l'ausilio di una gru e successivamente l'abbiamo saldata. Quindi noi abbiamo montato i pannelli ad un'altezza di 136 cm da terra. In questo passaggio vedete Massimo, il nostro amico fabbro, che sta svasando gli angoli del pannello di qualche millimetro per andare a compensare lo spessore del cordolo della saldatura. In questo video vedete come, con l'aiuto di una dima bloccata con i morsetti, sta andando a ricavare il rettangolo che ospiterà la finestra. Abbiamo utilizzato lo stesso metodo anche per la porta. Questa operazione l'abbiamo fatta sia all'interno che all'esterno del pannello e abbiamo poi utilizzato una sega da legno per tagliare il poliuretano espanso, come si vede da questo video. La sequenza per l'utilizzo dei prodotti Sika è questa: il Sika Cleaner per rimuovere le impronte digitali e la polvere da utilizzare con i panni carta,
il Stick Activator 100 da utilizzare o con i pani carta o con il pennello, e poi il Sika Primer che noi abbiamo steso solo con il pennello. Prima di stendere la Sika 252 ci siamo avvicinati con i pannelli, li abbiamo spostati con le ventose professionali per le vetrate, dopodiché li abbiamo alzati e posizionati sopra i cavalletti in modo tale da essere pronti all'incollaggio. Questo perché le specifiche del prodotto dicono che dal momento della stesura non devono passare più di 30 minuti per l'incollaggio del pannello, affinché non si formi una pellicola che ne impedisce poi l'adesione, i ponteggi e anche le scale. Dopodiché pistola a batteria con i ricambi delle batterie pronti carichi e tanta Sika 252. In questo video vedete come sono state per noi fondamentali le ventose per i vetri. Una volta passati i 3 giorni di tempo di incollaggio dei pannelli, abbiamo posizionato lo scotch sopra e sotto lo spazio di tolleranza tra il pannello e la struttura in acciaio. La stessa cosa l'abbiamo fatta intorno alle finestre e alla porta. Dopodiché abbiamo riempito con la Sika 252 lo spazio di tolleranza, l'abbiamo stesa utilizzando il mio dito e poi abbiamo rimosso lo scotch. Infine, una volta attesi i tempi di asciugatura previsti dalle specifiche, abbiamo applicato sopra, ad ulteriore protezione, il nastro della Sika Multiseal BT e lo abbiamo pressato con il rullino, strumento specifico per la compressione e l'adesione dei nastri butilici. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che tutto sia risultato chiaro. Nel caso non lo fosse, non esitate a scriverci. Ciao, non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!